Ok, questa è I Love Bike Pride, la trasmissione che tiene traccia delle conquiste della ciclabilità, che parla attraverso la voce dei protagonisti dell'attivismo su due ruote e scopre i fermenti che animano il sottobosco urbano della bici nella città della macchina. Abbiamo moltissimi ospiti. Qui con me in studio c'è il gruppo locale di Greenpeace. Allora, qui abbiamo Gabriele. Gabriele, sì. Io Fabrizio alias Frujoy. Per chi non ci conosce, siamo un'associazione ambientalista che si occupa di problematiche globali, quindi che riguardano me, te, un cittadino del Canada e uno dell'Australia. Tutti? Uno in Asia, sì, esattamente. Cosa fate nel vostro tempo libero per Greenpeace? Partecipiamo a interviste radiofoniche, ad esempio. Questa per esempio è la classica risposta che avrei dato anch'io. Tutti gli anni partecipiamo alla Salone del Libro. Con un'attività di sensibilizzazione. Quest'anno abbiamo cercato di fare pressione sulle case editrici perché aumentassero la carta riciclata nelle loro produzioni. Ok. Oltre ad usare carta sostenibile, che comunque va bene, ma è meglio la carta riciclata. È un evento, diciamo, per noi importante, di solito nella rilevanza nazionale, perché comunque appunto facciamo questa classifica delle case editrici che è per tutta Italia. Sì, le classifiche di Greenpeace sono sempre un bello strumento, tra virgolette, anche per orientamento per i consumatori. Io vedo che ogni tanto escono quelle dell'elettronica, quelle anche del tonno, per esempio. Cioè tutte cose che magari influenzano il comportamento finale del consumatore. Non ti diciamo solo qual è il problema, ma ti offriamo anche la soluzione quando fai fare la spesa o quando vai a comprare un libro. Un leone vegano. Un leone vegano. Ma perché li ho invitati qui in trasmissione, a questi di Greenpeace? Cioè che molto probabilmente vanno in giro con le petroliere loro, o da una petroliera all'altra, col paracadute si spostano, col deltaplano. In realtà, appunto, come dicevi prima te, Gabriele, Shell Bike Pride. sì, io vedevo personaggi loschi a girarsi con dei risciò e la bandiera di Greenpeace. Sì. Che memoria, io sono 4 anni che partecipiamo. È da 4 anni che c'è il Bike Pride, quindi è molto positivo. C'eravamo e ci saremo. Sì, l'anno scorso in particolare abbiamo avuto questa idea di affittare un risciò. Magari in futuro potremmo andare in via Roma e in via San Donato col risciò, se diventano isole pedonali come si ipotizza. Speriamo, soprattutto via Roma. Appunto, perché voi penso in generale, ecologisticamente pensando, parlando, cioè siete molto aperti alla pedonalizzazione del mondo. Il fatto di andare a piedi oppure di scegliere la bici oppure i mezzi pubblici è una delle cose più facili, più immediate, più utili che può fare il singolo cittadino. Aspetta. Persona. Giusto. Giovanni, come sei venuto in trasmissione? Con il tram. Bravissimo. Il fatto di andare in bici e quindi di non inquinare è collegato strettamente al riscaldamento globale, allo scioglimento dei ghiacci, che è un problema globale. Esatto. Su cui ad esempio la butto lì, c'è la campagna che va avanti da un anno, dal più importante di Greenpeace, Save the Arctic. Save the Arctic, segnatevelo bene nella testa, perché anche ogni volta che andate anche in bicicletta un pochino salvate il vostro Arctic. Assolutamente sì. La campagna appunto Save the Arctic mi piaceva trattare stasera perché era collegata appunto alla mobilità, al bike pride, alle biciclette, all'inquinamento, il fatto che comunque usare la bicicletta o altri mezzi sostenibili permette di non immettere nell'atmosfera gas serra che vanno a contribuire al riscaldamento globale. E poi se non usi il petrolio non c'è bisogno delle piattaforme petrolifere. Quello che è successo nel Golfo del Messico non molto tempo fa, ce lo ricordiamo ancora tutti, la marea nera. Mettere una piattaforma petrolifera del genere nell'Artico è ancora peggio, perché lì hai pochissimo tempo per estrarre il petrolio e se succede un incidente devi riuscire a contenere la falla e a, diciamo, chiudere il danno molto velocemente prima che si riformino i ghiacci. Se non lo fai devi aspettare che si sciolgano di nuovo e quindi è molto più pericoloso andare ovvio, sì, il tasso di quindi se si va in bicicletta non si inquina, non si ragazzi, cioè, alla globale. fine ogni comportamento appunto locale, personale, addirittura comunque si ripercuote in quello che è l'andamento globale.
è arrivata praticamente una domanda dal pubblico. Sappiamo che Greenpeace affronta e sostiene campagne globali, ma a Torino si è stabilita una sinergia con le associazioni ecologiste territoriali? Come dicevo prima, Greenpeace fa campagne internazionali, mentre invece la maggior parte, se non tutte le altre associazioni ambientaliste che ci sono perlomeno in Piemonte, si occupano giustamente di problemi locali e quindi è difficile diciamo coordinarsi, parlarsi. Ai tempi ad esempio del referendum sul nucleare, che ci fu un coordinamento di associazioni, la cosa funzionò, partecipammo ognuno come poteva, dove si può fare l'abbiamo sempre fatto. Spesso e volentieri la macchina Greenpeace non è così facile, perché ci occupiamo di cose diverse. Uno dei problemi per il riscaldamento climatico non è solo il petrolio, ma anche il carbone. Abbiamo fatto manifestazioni ad esempio alla Spezia, ok, perché lì c'è una centrale a carbone, col comitato locale di cittadini e con chiunque aveva aderito a questa manifestazione, a questo comitato, quindi dove si può di sicuro si collabora. Chi ha fatto attivismo e volontariato in generale lo capisce, cioè che è difficile proprio costituire un'associazione che sia ben capillarizzata ma allo stesso tempo anche avere un'ottica globale. Mi fa piacere fare riferimento alla campagna Detox che è in questo momento in corso, cioè la campagna contro l'inquinamento. Notizia di oggi: un'azienda abbastanza importante, Burberry, grazie a Greenpeace ha deciso di smettere di inquinare nei luoghi in cui produce, cioè ma lo sposta? No. I capi di abbigliamento inquinano durante la fase di produzione, ma poi inquinano anche quando arrivano qui, perché li laviamo, ce li mettiamo addosso, attraverso i pori le sostanze tossiche passano nell'organismo. Sì, è un inquinamento che viene piano piano espanso Prima di Burberry abbiamo convinto H&M, si andrà a chiedere anche ad Adidas e a Disney di fare la stessa cosa, abbiamo convinto Zara, abbiamo convinto Valentino. Saluto tutti, salutate tutti pure voi e siamo tutti con te. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.